Di nuovo sul dischetto, di nuovo su quell'isola bianca in mezzo a quell'oceano verde. Eppure pensavano che fossimo affondati lì a Budapest. Pensavano di non vederci più risalire da quell'abisso e ritrovare la via per l'ossigeno. E invece, in qualche modo, stanchi, sfatti, controcorrente, abbiamo nuotato il mare delle nostre lacrime e abbiamo ritrovato la via di casa per l'ultima partita, per l'ultimo abbraccio. Di nuovo Paolo, quello che aveva segnato il gol che aveva aperto il discorso, ma che non ce l'aveva fatta a resistere alla partita più lunga di sempre, e sul dischetto non c'era arrivato. Di nuovo lui, di nuovo un rigore. Pensavamo di non avere più la forza neanche di guardarlo, un rigore della Roma. E invece eccoci lì. Un pallone per iniziare a ricucire lo strappo, per ritornare subito nella coppa che dal 1 giugno abbiamo il diritto e il dovere di desiderare più di tutti gli altri. Di nuovo sul dischetto perché il ricordo del passato non sia mai paura del futuro. Perché noi non siamo ciò che non abbiamo raggiunto o che ci è stato negato, ma tutto ciò che abbiamo ottenuto e che abbiamo sognato. Perché un sogno che accarezza la realtà è diverso da quello che la immagina e basta. Perché è solo avvicinandosi fino a rischiare di bruciarsi che si può sentire sulla pelle il calore di quel fuoco, quello della fiamma che i sogni li tiene accesi anche di notte. E anche oggi con la pelle ancora aperta, lo sappiamo benissimo che una vita tiepida non ci interessa e che al cospetto del fuoco sacro di una finale ci torneremmo domani. Perché la sconfitta che arriva un anno dopo una vittoria è diversa da quella che arriva prima. Perché il contatore della frustrazione dopo Tirana si è azzerato e ora segna 1. E 0 è molto meglio, ma 1 è poco. Da 1 si riparte più leggeri. Certo, dopo Budapest il nostro bagaglio non sarà mai davvero vuoto, ma quello che ci siamo detti con forza all'Olimpico è che a portarlo non saremo mai davvero soli. Quando 4 giorni dopo l'abisso un grido ci ha riaperto i polmoni e ci ha dato la vita, proprio come ognuno di noi ha fatto quando si è presentato al mondo. Siamo nati di nuovo per provarci di nuovo, perché questa ormai è la nostra vita, questa è la parte di storia della Roma che stiamo vivendo, quella nella quale giocavamo le partite più ambite d'Europa e le vincevamo o le perdevamo, e un anno era festa e l'altro no, e quando era no, il primo pensiero era facciamolo di nuovo, facciamolo meglio. Siamo cresciuti piangendo o esultando per partite che avevano conseguenze nella nostra città o negli anni buoni nel nostro campionato. Quel tempo rimane una parte di noi da custodire, ma non è più tutto il nostro tempo. Il confine della nostra ambizione ha un nuovo perimetro. Il posto delle nostre gioie e dei nostri dolori è in una nuova geografia. Arrivati alla fine si vince o si perde. That's football, dicono i saggi. That's life, ci viene da dire a noi. That's Roma, dirà qualcuno un giorno sfogliando gli annali del calcio, scorrendo numeri, parole e immagini. Numeri che oggi crediamo con convinzione che sapranno essere grandi. Parole che oggi sappiamo che saranno amare o dolci ma mai trascurabili. E immagini che faranno pensare a chi leggerà quel libro. Però, che vita, la vita di questi romanisti.